con un po' di Pininfarina nel suo DNA, è anche orgogliosamente italiana. C'è solo l'essenziale, si guida e basta. Io gli do un'occhiata al motore, pressione gomme, una regolata all'assetto. Perfetto, dai, vi aspetto alla prossima assistenza. A dopo. Fuori. Un'auto di piccola cilindrata, analogica, grintosa e cattiva. Può essere la soluzione giusta rispetto a un'auto di costo e prestazioni e peso nettamente maggiore? Beh, per noi la risposta è sì. La leggerezza e la semplicità vincono sempre. Su queste auto si crea un profondo legame tra uomo e macchina, tra il volante e l'asfalto, una guida nuda, viscerale. Ogni elemento è meccanicamente connesso al guidatore. Il volante è direttamente collegato alla scatola guida, direttamente sull'asfalto. Il freno a mano che regala sensazioni incredibili, il cavo dell'acceleratore che con il piede regala emozioni. Inoltre qui c'è solo l'essenziale, si guida e basta. Questa è la Peugeot 106 1400 Sport di Davide, opportunamente preparata e modificata per regalare grandi emozioni di guida. Su questa macchina sono state fatte moltissime modifiche, ma prima di dirvelo, la proveremo. Abituati un po' col cambio, più che altro quello. È quello più stronzo da farci la mano. La risposta è fenomenale. Che senti che è scorbutica, stronzetta, è un po' odiosa, diciamo così. Assolutamente, è così che deve essere. Praticamente è una macchina da corsa, insomma, cioè, ma penso che lo stai notando. Sì, già la sento. Di queste reazioni qui così, una sportiva stradale, mi dispiace, ma... Non ce l'ha. Gli dici, ma sì, cosa vuoi che sia all'inizio, non è prima vista? Sì, ok, staci sopra, poi dopo vediamo. Non è semplice come sembra. E tu sei abituato, conosci, sai? Sì, ma la sento, è bella giù, è reattiva. Qua uno è andato dritto. Ho visto, sì. Intanto ho già provato un pochino l'assetto. Sull'assetto che gli hai fatto? Il mondo? Ok. Questo mondo sarebbe? All'anteriore Peugeot monta lo schema McPherson tradizionale. Okay. L'abbiamo mantenuto lo schema tradizionale volutamente per scelta, però completamente stravolto e modificato e sviluppato all'estremo. Monta un assetto a ghiera a 2 vie pluriregolabile, sia anteriore che posteriore, e dopo biellette rinforzate, testine di sterzo rinforzate, semiassi rinforzati, tutto materiale gruppo N ovviamente. Base di partenza PC Racing, serie V1, poi dopo sviluppato ed evoluto artigianalmente dal nostro preparatore, insomma. Ok. E monta barra antirollio anteriore, barra duomi superiore, biellette su Uniball, attacchi dei trapezzi stramodificati, attacchi della barra antirollio stramodificati. Vai, giù.
grande. Poi del cambio, vedi, per dire, no? Adesso io adesso sto iniziando un po' a prenderci la mano. Per il discorso leva del cambio, short shift e tutto quello che hai fatto. Beh, il cambio è nato da un foglio bianco. Tutto è un progetto artigianale, è autocostruito da noi. È un short shifter ravvicinato su Uniball, completamente pluriregolabile. Anche questo qua. Tutto nato da zero, da un foglio bianco. Ok, quindi praticamente tutte le biellette sono su Uniball, tutto Esatto. regolabile, quindi poi assolutamente Ogni regolabile. dettaglio costruito in lega d'acciaio, fatto apposta, insomma, con materiali seri, robusti. E quindi invece le gomme hai montato che tipo di pneumatico? Allora, come gomma monta una Yokohama mescola morbida 539 semi-slick praticamente, nella misura 175-60-14, sul cerchio della UZ serie speciale sbarco, modello pista, tutto praticamente serie unico, diciamo così, come cerchio, perché le colonnette sono artigianali, gli anelli di centraggio sono fatti artigianali. Che poi questo cerchio è un cerchio da gara. Esatto, cerchio da gara, colonnette da gara, tutto materiale da gara, Ok. come l'assetto, come tutto il resto fondamentalmente. Allora dai, cosa gli hai fatto al motore? Allora, riassunto semplicemente la ricetta classica, scarico, filtro, centralina, però materiale di una certa qualità, insomma, non proprio aftermarket o insomma roba seria. E quindi, come puoi sentire, cioè che qualcosa non torna comunque. Un'altra cosa che ho notato che frena davvero bene. Che tipo di impianto hai montato? Sì, anche qui effettivamente ci abbiamo messo il nostro zampino, diciamo così. Tubi in treccia, anzi in doppia treccia aeronautica con raccordi in acciaio ovunque, poi dopo dischi Brembo Max e soprattutto pastiglie Ferrado Racing. Aspettiamo Alberto qua, va. Schiacciami la frizione. Eh? Remo? Vai, vai. È corto. La spengo? Non sembra rallentato. Ma in effetti la corsa è proprio poca. Beh, la corsa è ridotta, quello è normale, perché è fatto apposta così. È una macchina da corsa spettacolare, hai questo assetto piatto, è comunque bilanciatissima, neutra, perché io non mi aspetto reazioni dal retrotreno improvvise, non me le aspetto perché so che è lì presente, fermo. Però è stronza, perché se per caso superi Allora, quel filo di limite, è leggerissima. Allora, nei transitori è davvero una libellula. Poi anche comunque il tuo lavoro d'alleggerimento, insomma, si sente. Ed è... Sì, come alleggerimento e robe varie ci siamo andati giù un po' pesanti effettivamente, cioè si non sente, lo nascondo. nei transitori si sente benissimo. Avete fatto un lavoro, ragazzi, incommiabile qua. Senti il posteriore, Sì. salta, scorbutico, Sì. ma sta. Alza la ruotina ma sta lì, Però si salta, la senti che salta. Giù, scorri giù. Mi ha impressionato il retrotreno di sta macchina, devo dire che nonostante, diciamo, di... Regolata giusta, insomma, quindi. Sì. Semplicemente questa è la macchina proprio da chissà cosa vuole. Tu volevi una cosa mirata, È il sogno della mia eccezionale, vita. il sogno della tua vita, te lo sei costruito, basta. E quindi insomma, e devo dire che il tuo sogno va molto bene, cioè è qualcosa di estremamente vicino alla perfezione.
Aggredì il mercato con un look semplice ma curato, pensato per piacere una vasta platea. Con un'impostazione meccanica convenzionale, motore trasversale anteriore e trazione anteriore. Fu lei la prima della generazione 06. Costruita su pianale di derivazione Citroën AX, la Peugeot 106 vuole essere un'alternativa frizzante alla sua progenitrice. Lo stile della Peugeot 106, che debutterà nel 1991, sarà frutto della collaborazione tra il centro stile Peugeot e la Pininfarina. Pininfarina che già lavorava per il marchio francese, grazie alla Peugeot 104 disegnata da Paolo Martin. La Peugeot 106, in 15 anni di produzione, conoscerà due serie ben distinte e sin dalla prima serie verrà offerta con motori brillanti e allestimenti sportivi. Si inizierà col 1400 monoalbero, che spingerà prima la 106 XS per poi arrivare alla XSI, ma la grande protagonista sarà la Peugeot 106 Rally, che prima nei concessionari e poi su strada e in competizione prenderà il posto della mitica 205 Rally. Le versioni sportive della 106 l'accompagneranno fino al suo pensionamento, con motori che sprigioneranno 120 cavalli nella versione 1600 16 valvole GT e nella versione Rally. Con qualsiasi motore, anche in 1050 cavalli dell'esordio, la Peugeot 106 sarà un grandissimo successo commerciale, grazie al suo vestito firmato e alla sua leggerezza e semplicità. Quindi sì, cari amici, la prossima volta che una Peugeot 106 ribassata e rumorosa vi sorpasserà, potrà farvi pensare solamente ad una cosa, che forse è l'auto giusta per voi. E soprattutto ricordatevi, amici, che lei proprio tutta francese non è, perché con un po' di Pininfarina nel suo DNA è anche orgogliosamente italiana. Davide, credo che tu abbia un ringraziamento speciale a una persona che ha fatto molto su quest'auto. Beh, sì, quello è doveroso. In realtà più di una persona, perché questo qua è un progetto di squadra, perché non solo di una persona in realtà, però uno o due in particolare che senza di loro questo progetto qua non sarebbe mai potuto esistere, non sarebbe mai potuto nascere. Cominciamo con il nostro preparatore, Certo, Tim Ferri, certamente. amico, persona speciale che ha creduto in noi, ci ha dato una mano sin dall'inizio, ci sta dando una mano e tutto quanto. Un infinito grazie da parte di tutti quanti noi per aver creato questa creatura. Grazie vecchio, grazie nonno, grazie Fausto. Poi dopo Sami Auto, perché senza di lui anche lui è un'altra pedina fondamentale, perché le idee, il tempo, la pazienza, la sopportazione, la fornitura di pezzi e robe varie. Quindi Mirko, grazie di cuore anche a te, perché senza di te, lo sai, anche te tu e Fausto siete due persone fondamentali per noi, quindi grazie. Poi dopo qualche amico, mio fratello, che hanno contribuito anche loro al progetto, e poi dopo agli amici del club storico Peugeot, che la vettura è iscritta alla sezione sportiva del club 106 Rally. Quindi salutiamo tutti gli amici anche del club Peugeot. Ti ringraziamo per questa bellissima giornata. No, guarda, sono io che ringrazio voi di cuore, perché veramente bravissimi, super professionali, pazienti e che più ne ha più ne metta, ottimi amici. E diciamo la verità, io direi che è solo l'inizio di un qualcosa. Sì. Anche perché probabilmente fra un mese ci rivedremo, ma in un contesto differente. Esatto, Esatto. perché oggi puntata dedicata ai rally in un luogo mitico, Assolutamente. un luogo storico Assolutamente del Rally Due Valli. Intanto sono curioso. Alberto, qualche conclusione? La macchina, secondo me, rasenta la perfezione a livello di assetto e a livello proprio di leggerezza e sensibilità di guida. Cucito addosso, il team di Davide ha fatto un lavoro sensazionale. E tu cosa ne pensi?
Ah, io dico che secondo me è una macchina da rally, ma stradale. Beh, stradale. Quasi stradale. Ecco. Sono d'accordo, le sensazioni realistiche qui sono veramente molto molto forti. Al prossimo video.